Il DNA è una molecola che si trova nelle nostre cellule. È il manuale di istruzioni che serve a produrre le proteine, che costituiscono la materia biologica di ogni organismo vivente, a partire dall'uomo. Il codice della vita utilizza soltanto 4 lettere: adenina, citosina, guanina e timina. Sono le basi, che si legano poi in infinite combinazioni. Ma perché questo spiegone? Perché, allo stesso modo, i prodotti finanziari che usiamo abitualmente per investire i nostri risparmi sono numerosissimi, ma nascono dall'unione di pochi mattoncini essenziali. Proprio di questi ci occuperemo in questo ciclo di lezioni. Da dove cominciamo? Dalle obbligazioni. Bond, in inglese, o obbligazione, in italiano, è un titolo che rappresenta un credito che il possessore vanta verso chi l'ha emesso. L'emittente può essere una società privata, ed allora chiameremo questa obbligazione corporate o societaria, oppure uno Stato, una pubblica amministrazione o un ente sovranazionale, e allora si tratta di obbligazioni governative. L'emittente ha quindi un debito nei confronti di tutti gli obbligazionisti che prestano denaro. Ma chi sono gli obbligazionisti? Chiunque, privati e famiglie, ma sono soprattutto investitori istituzionali, e cioè banche, assicurazioni, fondi di investimento, fondi pensione, che di soldi ne hanno parecchi. Le imprese emettono obbligazioni per diversi motivi. Lo scopo principale è ottenere liquidità per finanziare le loro attività, ad esempio per comprare macchinari, modernizzare gli impianti, assumere nuovo personale o acquisire altre aziende. Insomma, si indebitano per espandere il business, sperando che questa scelta ripaghi in futuro con una forte crescita. Ci sono tante strade per crescere. Lo si può fare con mezzi propri, ma può essere un percorso lungo e complicato. Si può chiedere un prestito bancario, che può essere molto costoso o avere clausole svantaggiose, oppure, se la società ha dimensioni abbastanza ampie, può rivolgersi al mercato dei risparmiatori a condizioni più convenienti. In alternativa, può anche emettere azioni, ma di questo parleremo un'altra volta. Il prestito obbligazionario ha 2 regole fondamentali. La prima: deve prevedere alla scadenza pattuita la restituzione del capitale. La seconda: è oneroso, il che significa che il disturbo di privarsi del proprio denaro per un certo arco temporale dovrà essere ricompensato. A livello intuitivo, meno un'azienda è competitiva e più elevato sarà l'interesse riconosciuto per attirare i capitali degli investitori. La cedola è dunque l'interesse corrisposto durante la vita del titolo. Può essere trimestrale, semestrale o annuale. L'obbligazione che ripaga il creditore ad un tasso di interesse prestabilito si dice a tasso fisso. È invece a tasso variabile se questo varia in relazione ad un parametro di riferimento. Ci sono poi titoli senza cedola, che viene anche chiamata coupon. Non liquidano gli interessi, ma pagano una differenza solo alla scadenza. Sono detti zero coupon. Ci sono infine le obbligazioni convertibili. Sono ibridi che al termine trasformano il prestito in azioni. Se prestiamo del denaro ad un nostro amico, dobbiamo prima almeno stimare la probabilità che ce lo ridia. A maggior ragione, un'impresa che si affida al mercato viene giudicata in base alla sua solvibilità, cioè alla capacità di far fronte agli impegni. Esistono agenzie specializzate che si esprimono sulla qualità dei debitori, come Standard & Poor's, Moody's o Fitch, che effettuano un continuo monitoraggio degli emittenti attraverso un rating, ossia una specie di pagella, come a scuola. Anche voi fate lo stesso quando prestate 1.000 euro allo zio Tonino, vero? Ogni prestito obbligazionario ha una scadenza.
è il momento in cui l'emittente dovrà restituire le somme ricevute. Maggiore sarà il tempo che passerà prima di poter tornare in possesso del denaro, e quindi più lunga sarà la durata, maggiore sarà l'interesse che ci potremo aspettare in cambio. Sulla carta è così, ma funziona ancora in questo modo? Oggi qualche dubbio c'è. Le leggi dell'economia ci ricordano come il rendimento di un'obbligazione sia direttamente proporzionale alla rischiosità dell'emittente. Più un'azienda è sana, ben gestita e meglio vanno gli affari, meno sarà ritenuta rischiosa. Così, se si rivolge al mercato, potrà indebitarsi a basso costo. Invece, un'altra meno in salute dovrà riconoscere interessi superiori se vorrà trovare finanziatori disposti ad aprire il portafogli. Finché i flussi di cassa sono costanti, tutto ok, ma se le entrate si riducono e se le uscite aumentano, iniziano i problemi. L'insolvenza è senz'altro la principale insidia di un'obbligazione. Si crede spesso, ma erroneamente, che l'investimento in bond sia sicuro. Quest'idea è fuorviante. Se una società fallisce, recuperare il vostro credito è un grosso guaio. Vi ricorda qualcosa Parmalat o Cirio? Ci sono altre fonti di rischio. Le obbligazioni sono trattate sui mercati e rispondono alla legge della domanda e dell'offerta, e quindi esprimono un prezzo, che oscilla tutti i giorni e non dipende soltanto dallo stato di salute dell'impresa, che magari se la cava, ma può entrare in crisi a causa dell'andamento negativo del suo settore, delle disposizioni prese dai governi o per le conseguenze delle scelte fatte dalle banche centrali sui tassi di interesse. Per dire, se possedete bond di una compagnia petrolifera che scadono tra 20 anni, con cedole già basse e il mondo si sta spostando sulle energie rinnovabili, forse non state facendo un affarone. Potreste incorrere in perdite in conto capitale, proprio come con le azioni, o persino peggio. Ma non finisce qui. Un'obbligazione può essere poco liquida e offrire finestre limitate in caso di richiesta di rimborso anticipato. Un alto livello di inflazione abbassa o azzera il rendimento nominale di un titolo. Infine il cambio. Se il nostro bond è emesso in valuta diversa dall'euro, le sue variazioni possono influenzarne il prezzo, nonché i flussi cedolari intermedi. In conclusione, una curiosità. Secondo una statistica ufficiale dell'Istituto Internazionale di Finanza, i debiti contratti nel mondo nel 2019 ammontavano a 255 mila miliardi di dollari, 3 volte la ricchezza del pianeta. Di questi, 48.000 gravano sulle famiglie e 137.000 sulle imprese. Il resto mancia. No, il resto sui governi. Mica male, vero?